Pronti? Lo duca e io, per quel cammino ascoso, intrammo a ritornar nel chiaro mondo. E senza cura aver d'alcun riposo, salimmo su, el primo e io secondo. Tanto chi vidi delle cose belle che porta al ciel per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a riveder le stelle. Gentili spettatrici, gentili spettatori, come Odisseo, quando si mette in mare e lascia l'isola di Calipso, stiamo fissando le Pleiadi. Ma non nel cielo per ora, ma come le ha disegnate Galileo Galilei nel Siderius Nuncius del 1610. Questa mappa stellare, realizzata a Padova, segna una delle tappe della grande rivoluzione scientifica che nella nostra città fu prodotta 4 secoli or sono. Nel disegno di Galileo, le Pleiadi, viste da Odisseo, sono quelle bianche, ma assieme a queste, molte altre stelle scoperte da Galileo tramite il suo cannocchiale vengono rappresentate. Sono questi gli infiniti soli, gli infiniti mondi, la cui intuizione pochi anni prima era costato il martirio di Giordano Bruno. In questi giorni il pianeta Venere, l'astro brillante che già da alcuni mesi si accende a sud-ovest al tramontare del Sole, transiterà prospetticamente all'interno dell'ammasso stellare delle Pleiadi. In realtà, non dobbiamo farci ingannare, Venere è a circa 95 milioni di chilometri da noi, mentre le Pleiadi sono molto più lontane, a oltre 400 anni luce. Per cogliere questo momento astronomico, come Dipartimento di Fisica e Astronomia, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico di Padova, abbiamo pensato di organizzare un evento divulgativo offerto in primis a tutti i dipendenti dell'Università di Padova, che, come tutto il Paese e oramai tutto il pianeta, stanno vivendo un momento di grande incertezza, di grande paura, ma anche di grande trasformazione. La misura che vi illustreremo è di per sé semplice. Aprire la cupola del telescopio di Asago, puntare il pianeta Venere ed analizzarne la luce riflessa. Fatta in loco apparirebbe un'operazione banale se non fosse per la sempre grande emozione di osservare attraverso l'oculare del telescopio. Ma siamo in epoca di contenimento dell'epidemia e l'osservazione non è possibile recandosi ad Asiago. Abbiamo quindi dovuto concentrare i segnali di numerosi terminali video che permettono l'utilizzo quotidiano dell'osservatorio agli astronomi, convogliandoli nel canale YouTube che state osservando. L'esperienza che abbiamo accumulato nella trasmissione online di seminari e convegni del nostro Dipartimento in queste ultime 3-4 settimane è stata portata all'estremo questa sera, utilizzando le nuove tecnologie da poco messe in campo per la didattica online di tutte le lezioni del nostro Ateneo. Questo quindi per noi è un grande esperimento, un nuovo modo di fare divulgazione, che apre modalità inesplorate e che modificherà per sempre le nostre strategie per comunicare le nostre scoperte. La misura sarà fatta adoperando il telescopio Galileo dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago,
telescopio che nel 2022, quando l'università festeggerà gli 8 secoli di vita, festeggerà i suoi 80 anni. Infatti, fu costruito anche lui in un periodo di crisi durante la Seconda Guerra Mondiale e fu pensato per durare 100 anni. Grazie a cospicui contributi dell'Università di Padova è ancora uno strumento di grande qualità, largamente utilizzato sia per la ricerca che per la didattica, la cui principale limitazione è solamente l'inquinamento luminoso. Come dicevo, questa trasmissione per i nostri mezzi, che non sono quelli della BBC ovviamente, è abbastanza difficile, quindi non siamo riusciti a collegare troppe persone. Quindi, per esempio, porgo io saluti per il dottor Roberto Ragazzoni, che è il direttore dell'Osservatorio di Padova, che è l'altro ente che organizza questo evento, e che adesso Roberto siede comodamente sul divano. E invece cedo la parola al nostro rettore, il professor Rosario Rizzuto. Buonasera a tutti. Un grazie di cuore al Dipartimento di Fisica e Astronomia per la serata che hanno organizzato e che oggi ci permette di vivere in modo speciale questo periodo. Noi stiamo a casa, noi stiamo tutti a casa perché questo è l'unico modo per contenere questa terribile pandemia che ci ha travolto. Lo facciamo con senso di dovere, lo facciamo anche con sofferenza, vedendoci ristretti nei nostri orizzonti, coltivando gli affetti familiari, ma sicuramente avendo ristretto il nostro spazio. E proprio mentre vediamo ristretto il nostro spazio, oggi da un posto speciale che è l'Osservatorio Astronomico di Asiago, guardiamo lontanissimo, guardiamo distante, guardiamo le stelle, guardiamo gli astri, l'infinito. E io credo che questo abbia un grande valore simbolico. Il primo valore simbolico è che pensiamo tutti che stiamo vedendo la luce che c'è in fondo al tunnel. Noi in questo momento ci vediamo in un momento difficile, ma guardando un po' oltre, in questo caso guardando molto lontano, rivediamo la luce, rivediamo la bellezza, rivediamo la distanza, e credo che questa osservazione che oggi ci regala il Dipartimento di Fisica e Astronomia ci regala anche un momento di ottimismo, di speranza, di visione lontana. E il secondo motivo di gratitudine, la seconda lettura della giornata di oggi è che è un momento di scienza, è un momento nel quale abbiamo ricordato l'osservazione, abbiamo ricordato la storia dell'astronomia, la storia che è data e che ci riporta alla gloria dell'Ateneo, che ci riporta a Galileo Galilei, che ci riporta alle prime osservazioni, come ci ricordava il direttore. Ma in questa bellezza della scienza, in questo valore della scienza, noi vogliamo anche ribadire l'importanza quotidiana della scienza. In ogni momento, in ogni difficoltà che ci si presenta davanti, noi, e lo diciamo con forza dall'Università di Padova, abbiamo un punto saldo, e il punto saldo è che dobbiamo capire, dobbiamo studiare e capire, e se studiamo e capiamo e guardiamo lontano, che è quello che oggi simbolicamente facciamo, noi troviamo la soluzione anche ai grandi problemi. E quindi nella giornata bella di oggi, perché di oggi io credo che noi ci porteremo per molto tempo la bellezza di quello che ci sarà mostrato, però io credo che ci sia anche, il direttore ricordava i nostri 8 secoli, i nostri 8 secoli di scienza al servizio della propria comunità. Quindi grazie a chi ci sta osservando, grazie soprattutto a chi ha organizzato questa serata, e buona visione a tutti noi.
Buonasera spettatrici e spettatori. Io sono Gabriele Umbriaco e vi condurrò nell'osservazione di Venere, trasmettendo dal Dipartimento di Fisica e Astronomia che si trova a Padova, a fianco della famosa specola dell'Osservatorio Astronomico, ora sede dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Assieme a me c'è Stefano Ciroi, che si trova invece a Montebelluna, in provincia di Treviso, e vi spiegherà cosa andremo a vedere questa sera. Infine ci collegheremo con Paolo Ochner, che è l'Osservatorio Astrofisico di Asiago e che manovrerà il telescopio. Comincio dando la parola a Stefano. Grazie Gabriele. Un attimo, buonasera a tutti. Un attimo Stefano, che devo metterti in visione. Grazie. Ecco Stefano, sei tutto tu. Grazie Gabriele, buonasera a tutti. Allora, l'immagine che vedete in questo momento è quella del pianeta Venere. Questa immagine è stata scattata il 17 maggio del 2016 dalla sonda giapponese Akatsuki. Il pianeta è stato visitato decine di volte dagli anni 60, soprattutto negli anni 70 e 80 con missioni statunitensi e sovietiche e anche con alcuni atterraggi sulla superficie del pianeta di successo. Negli ultimi anni è stato visitato da sonde giapponesi e dalla sonda europea Venus Express. In questa immagine vedete una riproduzione del sistema solare. Il Sole e i pianeti sono in scala, mentre non lo sono le distanze relative. Venere è il secondo pianeta, quello indicato dalla freccia bianca qui. Il primo pianeta è Mercurio, la numerazione quindi parte da Mercurio, che è il pianeta più vicino al Sole, e procede verso i pianeti più esterni. In questa immagine vediamo invece i pianeti, il Sole e le loro distanze reciproche in scala. Questo puntino qui, indicato dalla T, è la Terra. Questo puntino è Venere, questo è Mercurio e qui abbiamo il Sole. Questa in rosso è l'orbita di Venere attorno al Sole. Venere viaggia a circa 35 km al secondo nello spazio, mentre la Terra a circa 30. La freccia rossa indica la direzione di movimento e invece questa blu è l'orbita della Terra attorno al Sole e questa freccia indica la direzione di movimento. In questo momento Venere dista da noi 95 milioni di chilometri, come ha detto il direttore poco fa. Essendo Venere più vicino al Sole rispetto alla Terra, questo si muove su un'orbita più interna e quindi è soggetto al fenomeno delle fasi che ben conosciamo grazie alla nostra Luna. Questo disegno ci mostra cosa si vede dalla Terra a seconda della posizione di Venere rispetto a noi e rispetto al Sole. Nella figura in alto a sinistra, la figura in alto a sinistra è tratta da Il Saggiatore, pubblicato da Galileo nel 1623, il quale con il suo cannocchiale osservò per la prima volta le fasi di Venere. Venere è considerato il gemello della Terra per via delle sue dimensioni molto simili. Qui vedete un confronto fra appunto Venere a sinistra e la Terra a destra, si nota che Venere è solo leggermente più piccolo della Terra. Dista dal Sole 108 milioni di chilometri contro i nostri 150 e impiega circa 225 giorni terrestri per compiere un'orbita completa attorno al Sole. La cosa curiosa è che il pianeta impiega 243 giorni terrestri per completare una rotazione attorno al proprio asse. Questo significa che un giorno su Venere è più lungo del suo anno. L'atmosfera è densa ed è composta in massima parte di anidride carbonica, CO2 vedete il 96%, c'è poi una piccola quantità di azoto, anidride solforosa e altri composti. Per confronto, l'aria sulla Terra è composta al 78% da azoto, 21% da ossigeno, poi c'è dell'argon e altri elementi. La pressione al suolo può raggiungere 90-100 atmosfere, per farvi capire è la pressione che si sente nell'acqua a 1000 metri di profondità. E l'azione combinata della pressione così elevata e dell'effetto serra generato da tutta questa CO2 nell'atmosfera di Venere causano temperature altissime al suolo che superano i 400 gradi centigradi.
Per avere temperature e valori di pressione simili a quelle che abbiamo sulla Terra, bisogna salire a 50-60 km di altezza nell'atmosfera di Venere. Infine, Venere disperde i 3/4 della luce che riceve dal Sole, contro soltanto 1/3 fatto dalla Terra. A te, Gabriele. Grazie Stefano, bellissima spiegazione. Ora mi collego con Paolo, che si trova ad Asiago, quindi un attimo che gli passo i monitor e anche il video. Eccolo qui. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Buonasera a tutti dall'Osservatorio Astrofisico di Asiago. Mi trovo nella sala di controllo del telescopio Galileo, proprio sotto il telescopio, che potete ammirare anche dalla All Sky Camera che abbiamo qua fuori nel prato. La All Sky Camera è una telecamera speciale perché ha un obiettivo chiamato fisheye, occhio di pesce, che permette di inquadrare tutto il cielo. Noi la usiamo per vedere appunto quando il tempo è instabile, da che parte arrivano le nuvole e quindi per sapere dove puntare il telescopio. Però la potete utilizzare anche voi per imparare i nomi delle stelle o dove si trovano i pianeti. Infatti, se ci portiamo verso ovest, vediamo Venere, l'astro più brillante del cielo, che avrete visto già nei mesi scorsi perché sono circa un paio di mesi che è visibile al tramonto. Ecco, quindi questo è l'orizzonte che abbiamo con tutti gli abeti intorno all'osservatorio e adesso andremo a vedere l'interno della cupola, quindi ci porteremo all'interno della cupola del telescopio Galileo. Paolo, scusa un attimo, ti chiedo una cortesia. Torna sulla telecamera dello Sky Camera. Questa è un'immagine in tempo reale del cielo che c'è in questo momento ad Asiago, quindi completamente libero di nuvole. E l'est e l'ovest ci puoi indicare dove sono? Abbiamo l'ovest, vedete che il sole è appena sotto l'orizzonte e l'est invece è in direzione opposta e verso nord troviamo la stella polare. In basso lì c'è il nostro telescopio. E qua sotto la cupola e io sono qua dentro in questo edificio degli anni 30 che fu progettato da Chetito Calabi. Bene, passiamo all'interno della cupola, grazie. Eccoci all'interno della cupola. Vedete l'imponente telescopio Galileo, che quando fu ultimato nel 1942 era il telescopio più grande d'Europa. Infatti qui in fondo c'è uno specchio da 122 centimetri di diametro, uno specchio parabolico, il quale concentra la luce verso un altro specchio più piccolo, chiamato secondario, che si trova in cima al tubo. Quindi la luce arriva, specchio grande, torna su, specchio piccolo, e torna giù. In questo modo la lunghezza del telescopio è di 6 più 6, 12 metri. Quindi questo strumento ha una focale di ben 12 metri. La luce poi attraversa un foro che si trova al centro dello specchio primario e va a finire nello spettrografo, dove la luce viene scomposta nei colori dell'arcobaleno e ci permetterà di ottenere lo spettro. In realtà noi utilizzeremo anche un altro strumento che si trova qui a fianco, sembra piccolino ma in realtà è uno dei telescopi a lenti funzionanti più grandi in Italia, infatti ha una lente di ben 25 cm di diametro e in fondo abbiamo posto una telecamera per poter vedere appunto Venere anche attraverso questo telescopio rifrattore, cioè a lenti, che va decisamente meglio come qualità ottica per vedere i pianeti e gli astri brillanti. Il telescopio ha una montatura di tipo equatoriale, in quanto questa base tonda è parallela all'equatore. Di conseguenza il pilastro va dritto verso il polo nord-celeste, cioè parallelo all'asse terrestre, punta circa verso la stella polare. Alle spalle della montatura vedete la fenditura della cupola che adesso andremo ad aprire. Bene Paolo, cominciamo a puntare ad aprire la cupola, visto che fuori il cielo è completamente sereno, siamo fortunatissimi questa sera. Vedete che Paolo è su più monitor, ne deve controllare parecchi, poi ne ha uno anche sopra la testa che non è inquadrato. Ora state vedendo che la cupola si sta aprendo qui, in questa posizione, ci mette circa 40 secondi, pesa svariati quintali e la cupola come telescopio ha 80 anni. 80 anni ancora perfettamente funzionante.
Ecco, devo aspettare che la cupola sia completamente aperta per poi movimentare telescopio e cupola stessa. Adesso chiedo al computer di farci Venere, quindi il computer fa i suoi calcoli e va a puntare il pianeta Venere. Prima si muove il telescopio, raggiunta la posizione del pianeta, la cupola si mette in moto e si collocherà esattamente di fronte al telescopio. Nella parte sommitale, qui, questo puntino nero, è una piccola telecamera ad alta sensibilità che serve per osservare cosa c'è esattamente di fronte al telescopio. Poi cambieremo la vista e vedremo anche quella. Venere questa sera è abbastanza basso sull'orizzonte, come vedete il telescopio in questo momento si è collocato pressappoco orizzontale, ruotando attorno all'asse ottico, all'asse, scusate, polare, che è quello terrestre, ed ora parte la cupola. Lascia pure le luci accese, Paolo, grazie. Non siamo riusciti a collegare i microfoni che ci sono in cupola per farvi ascoltare i rumori caratteristici di questo telescopio, ma adesso sbraccia anche lo spettrografo che poi utilizzeremo. Qui c'è la telecamera con cui noi osserveremo Venere e qui invece c'è lo spettrografo che utilizzeremo in seguito. Ok, passo alla visione della telecamera, Paolo. Sì. Okay. Adesso spengo anche le luci in cupola. Puoi spegnere le luci in cupola, certo. Eccolo qui. E questo puoi centrare un po' di più Venere, per favore? Sì. Il cielo è ancora abbastanza chiaro. Non è il momento ideale per utilizzare i telescopi, ma Venere è così luminoso che addirittura normalmente Paolo lo mostra alle scuole anche di giorno, se il cielo è molto limpido. Nell'inquadratura che vedete avete a sinistra naturalmente Venere come lo osserviamo in questo momento e a destra cosa sta osservando quella telecamera. In particolare, essendo il telescopio che utilizziamo a fianco a quello principale, non riusciamo, eccolo qui, adesso è apparso benissimo, e vediamo esattamente l'orizzonte sulla sinistra e Venere, quel puntino luminoso perso in mezzo al cielo. Ci descrivi, Paolo, cosa stiamo vedendo? Adesso stiamo vedendo appunto la fase di Venere, Venere all'ultimo quarto. Infatti, come aveva scoperto Galileo 4 secoli or sono da Padova, Venere mostra le fasi in quanto si trova più vicino al Sole rispetto alla Terra, quindi non può mai essere visto tondo, diciamo, dalla Terra. Quindi prima Stefano vi ha mostrato delle immagini in cui si vede Venere perfettamente sferico, ma sono immagini riprese con le sonde spaziali che sono andate in loco. Mentre dalla Terra né Venere né Mercurio possono essere visti in modo attraverso le fasi. E le osservazioni di Galileo di Venere diedero la dimostrazione della correttezza del sistema copernicano. Ecco, non vediamo dei dettagli perché Venere ha un'atmosfera talmente densa che è impenetrabile, quindi non vediamo strutture della superficie. Vediamo invece l'immagine che continua a ballare perché stiamo puntando molto bassi sull'orizzonte e di conseguenza c'è molta atmosfera turbolenta e quindi in realtà non è Venere che sta ballando, ma appunto è la turbolenza dell'aria. Ed è per questo appunto che quando è possibile gli astronomi anche mettono i telescopi nello spazio per evitare di avere questa turbolenza che va a disturbare appunto l'osservazione. Paolo, ci dici che tempo di posa sta usando la nostra telecamera? Adesso stiamo usando 0,4, anzi 0,04 millisecondi. Quindi siamo estremamente rapidi a motivo a spiegazione del fatto che il telescopio raccoglie veramente moltissima luce e Venere di per sé è un oggetto super luminoso per noi. I telescopi normalmente li utilizziamo per oggetti estremamente più deboli, quelli che chiaramente sono di interesse astrofisico. Paolo, in realtà questa non è la migliore immagine che possiamo ottenere, vero? Ci fai vedere come raccogliamo le immagini e poi otteniamo un'immagine di Venere migliore? Sì, è necessario raccogliere
moltissime immagini. Ad esempio, abbiamo fatto una prova l'altro giorno con Gabriele, ne abbiamo raccolte 4.000 e di queste viene fatta una selezione e quindi ne sono state scelte circa 2.000 che poi hanno portato a questa animazione. Quindi vedete a sinistra il filmato originale e a destra invece il risultato ottenuto dalle elaborazioni delle migliori immagini ottenute da quasi un'ora di filmato. Come vedete sul filmato originale abbiamo anche il passaggio di nuvole, immagini sfocate. Di tutte queste immagini 4.000 ne sono state selezionate le migliori, circa 1.800. Di queste 1.800 tutte sono state coallineate l'una all'altra e alla fine l'immagine di Venere, quella che vediamo nel tondo, è la media di 1.800 immagini. Chiaramente è un display molto carino da vedere e ci permette di apprezzare in modo compiuto anche la fase di Venere di questo preciso momento. Benissimo, direi che almeno l'immagine è presa e il cielo ci ha consentito di ottenere un ottimo risultato, quindi passerei ora la parola di nuovo a Stefano per un attimo che trovo, eccolo qui. Stefano, sei in linea e puoi continuare con la seconda parte dell'osservazione. Perfetto, rieccomi, grazie. Allora, tutti conosciamo il fenomeno dell'arcobaleno. Allora, quando la luce del sole in determinate condizioni passa attraverso le gocce di pioggia in sospensione nell'aria, l'effetto della rifrazione scompone la luce in una sequenza di colori, una sequenza continua di colori che va dal violetto al rosso. Quello che vediamo di fatto è lo spettro del sole. Ora, quando parliamo di luce, dovremmo parlare più correttamente di luce visibile. Lo spettro della luce visibile è una piccola porzione di tutto lo spettro elettromagnetico, che come si vede da questa figura va dai raggi gamma alle onde radio, passando attraverso i raggi X, gli ultravioletti, gli infrarossi, le microonde, eccetera. Ora, ci sono diversi modi per scomporre la luce nei suoi colori, o più tecnicamente parlando dovremmo dire nelle sue lunghezze d'onda. Il più semplice è quello di utilizzare un prisma di vetro inserito in un sistema ottico più o meno complesso che chiamiamo spettrografo. Ma quando facciamo passare la luce di una sorgente luminosa, come quella per esempio di una lampadina a filamento, attraverso uno spettrografo, otteniamo una sequenza continua di colori, cioè otteniamo quello che chiamiamo lo spettro continuo. Se però del gas più freddo si trova tra la sorgente di luce e lo spettrografo, lo spettro continuo appare solcato da delle linee scure, che vedete qui in questa immagine, che chiamiamo righe spettrali in assorbimento. Ora, applicando questo esempio al caso delle stelle, ciò che noi osserviamo è la combinazione, l'effetto combinato dello spettro continuo emesso dagli strati più interni e più caldi della stella e delle righe spettrali in assorbimento causate dalla presenza di un'atmosfera a temperatura più bassa, quindi più fredda, che circonda la stella. La scoperta delle righe in assorbimento nello spettro del Sole, risale al 1815 e si deve a Fraunhofer, ma la loro interpretazione, l'interpretazione di queste righe spettrali, richiese molto tempo. Infatti soltanto nel 1860 Kirchhoff e Bunsen arrivarono alla conclusione che queste linee scure altro non erano che i colori emessi, corrispondevano, diciamo, ai colori emessi dagli elementi chimici in laboratorio. E quindi divenne chiaro che ogni elemento chimico ha come una sorta di carta di identità formata dai colori che emette o che assorbe, e questa carta di identità quindi ne descrive le proprietà. E quindi in particolare ogni elemento chimico, idrogeno, elio, o, non so, azoto, ossigeno, elementi più pesanti, sodio, magnesio, eccetera, ogni elemento chimico emette o assorbe a specifiche lunghezze d'onda. E questa cosa ci permette di identificarne la presenza. E quindi diciamo che lo spettro è un potente strumento per l'analisi della composizione chimica delle stelle, in questo caso, e più in generale delle sorgenti luminose nell'universo.
Oggi gli spettrografi non utilizzano più i prismi per scomporre la luce, utilizzano altri sistemi che si chiamano reticoli di diffrazione. Nella figura, qui nell'angolo in basso a sinistra, vediamo uno schema ottico dello spettrografo che è montato al nostro telescopio, che Paolo sta per utilizzare. Quando il telescopio punta a una sorgente in cielo, come può essere per esempio questa stella, la sua luce viene concentrata in questa posizione dove si trova la fenditura. La fenditura è una doppia lamina riflettente con una separazione interna inferiore al millimetro. Quando la luce della stella passa attraverso la fenditura, entra nello spettrografo, raggiunge uno specchio che la rimanda indietro fino ad arrivare al reticolo di diffrazione. Il reticolo scompone la luce nei suoi colori e poi delle ottiche raccolgono lo spettro che si forma e lo mettono a fuoco sul sensore digitale per permetterci di ottenere un'immagine come quella che vedete qui in alto a destra. Questa striscia bianca è lo spettro di questa stella. L'immagine, come vedete, è in toni di grigio, non è colorata come quelle che abbiamo mostrato prima, e la barra colorata qua sotto è stata aggiunta soltanto per facilitare la comprensione di questa immagine. Le lunghezze d'onda crescono da sinistra a destra, dal blu al rosso. Dall'immagine estraiamo un grafico come questo, dove in orizzontale abbiamo le lunghezze d'onda, dal blu al rosso, in verticale abbiamo l'intensità di luce, e questi picchi che vedete rivolti verso il basso sono le righe spettrali in assorbimento. Questa e questa sono tutte righe che appartengono all'idrogeno, ce ne sono altre qui che non ho indicato. Questa è una riga che appartiene al sodio. Ecco, è grazie a questi grafici, allo studio di questi grafici, che noi ricaviamo informazioni sulla fisica, sulle proprietà fisiche delle sorgenti luminose che andiamo ad osservare. Per esempio, nel caso delle stelle possiamo ricavare informazioni sulla temperatura, la composizione chimica, ma anche la gravità, la velocità di rotazione della stella su se stessa e la sua velocità orbitale all'interno della nostra galassia. Qui abbiamo il grafico dello spettro di una stella simile al Sole. Di nuovo in orizzontale le lunghezze d'onda, cioè i colori, immaginatevi i colori dal blu al rosso, e di nuovo in verticale l'intensità di luce. Le linee tratteggiate rosse servono a fissare l'attenzione sulle principali righe in assorbimento presenti in questo spettro. Qui abbiamo due righe del calcio, una riga di idrogeno, un'altra riga di idrogeno qui, una riga di magnesio, qui abbiamo il sodio, qui abbiamo di nuovo l'idrogeno. Ecco. Qui invece sono state indicate con un colore diverso delle strutture che sono più complesse delle righe che abbiamo appena visto. Le chiamiamo bande molecolari in assorbimento. Queste e questa sono bande molecolari dell'ossigeno e questa è l'acqua. Ora, queste bande molecolari non appartengono allo spettro della stella, non sono state prodotte nell'atmosfera della stella, ma sono state prodotte dall'atmosfera della Terra, del nostro pianeta, perché la luce di questa stella o del Sole, quando lo osserviamo, passa attraverso l'atmosfera della Terra prima di raggiungere il telescopio. A questo punto, dato che i pianeti non brillano di luce propria, ma di luce riflessa dal Sole, che tipo di spettro dobbiamo aspettarci quando puntiamo un telescopio con lo spettrografo verso uno di questi pianeti? Ovviamente dobbiamo aspettarci di vedere lo spettro del Sole, a cui possono aggiungersi bande molecolari in assorbimento. L'eventuale presenza di queste bande molecolari dipende dalla composizione chimica dell'atmosfera del pianeta. Vai Gabriele. Grazie Stefano. Ripasso ad Asiago verso il telescopio che sta facendo in questo momento lo spettro, quindi il telescopio principale. Riprendo anche il video di Paolo. Ecco, Paolo adesso ha cambiato computer, è andato in un altro computer che controlla la telecamera che in realtà fa lo spettro col telescopio principale. Per chiarezza, siccome Venere è estremamente luminoso e il diametro dello specchio principale è di 1,20 m, noi non possiamo utilizzare tutto lo specchio per illuminarlo, ma per raccogliere la luce, ma dobbiamo limitarlo a una porzione ben più piccola. C'è di fronte un diaframma, come quello delle macchine fotografiche, ma grande 1,20 m, chiuso quasi al 90%. Allora, Paolo, ora stiamo vedendo Venere dentro la fenditura, ci racconti cosa stiamo osservando? Sì, ho messo la fenditura
con un diametro apparente in cielo di 2,5 arcosecondi. Allora, cos'è un arcosecondo? Un arcosecondo è un angolo estremamente piccolo. Pensate che è l'angolo sotteso da una moneta di 1 euro posta a 10 km. Quindi è una quantità veramente piccola. Ma perché l'ho messa proprio a 2,5? Perché in queste sere Venere, che si trova a 95 milioni di chilometri dalla Terra, mostra un angolo di 25 secondi d'arco, quindi circa 10 volte la fenditura, come si vede anche ad occhio. Paolo, quindi scusa. era un modo anche per mostrare appunto una misurazione così al volo del diametro apparente, non quello reale, perché quello reale è grande quasi come quello terrestre, e quindi se fosse qualcuno che ci stesse osservando da Venere con lo stesso strumento, vedrebbe la Terra delle stesse dimensioni, solamente tonda invece di quella fase. Paolo, scusa, potresti aumentare un po' l'intensità luminosa in modo da vedere tutta l'estensione di questa fenditura? Sì. Eccola lì. Perfetto. La fenditura si prosegue sia a destra che a sinistra e solo la luce che entra in fenditura arriva allo spettrografo. Più stretta la fenditura, maggiore è la risoluzione dello spettrografo. Ovviamente non possiamo metterla troppo stretta perché altrimenti poi non arriva luce allo spettrografo e non si vede più nulla. Esattamente. Ecco, la calibrazione della luce è molto delicata perché appunto stiamo lavorando con un oggetto tipicamente troppo luminoso per i nostri telescopi, che sono tarati per studiare stelle che invece sono decine di migliaia di volte più deboli della più debole stella visibile a occhio nudo. Ecco Paolo, un attimo che spiego una cosa. Nel riquadro in basso a destra, quello che mostra la telecamera che osserva il cielo sopra il telescopio, vedete che c'è la data di oggi e c'è un'ora che è 2 ore indietro rispetto all'ora della trasmissione. Non è un errore, ma quello è l'orario di tempo universale, l'orario di Greenwich, che per noi è un fuso orario in più di un'ora più anche l'ora legale. Ecco perché ci sono 2 ore di differenza. Ora ci spostiamo verso il telescopio che fa lo spettro di Venere, quindi che raccoglie la luce che entra in quella riga nera. Eccolo qui. Poi naturalmente è molto complicato, ma Paolo adesso ce lo spiegherà. Allora, adesso ho preso in realtà una lampada di riferimento. Queste sono le righe di emissione di una lampada che ci permette poi di calibrare lo spettro. Quindi adesso noi andremo a prendere lo spettro di Venere, però per calibrarlo ci serve appunto una lampada di riferimento di cui è nota la lunghezza d'onda di ogni riga, partendo dal rosso verso destra, andando verso il blu verso sinistra. Quindi ogni volta che facciamo uno spettro di una stella, di un pianeta, di un asteroide, è necessario sempre, è fondamentale direi, fare sempre prima anche lo spettro di una lampada. Ed ecco qua lo spettro di Venere. Adesso andrò a estrarlo così rapidamente, in modo grezzo. In realtà bisognerebbe elaborare l'immagine, fare diciamo un lavoro un po' più scientifico, ma al momento facciamo solo un'estrazione veloce, giusto per mostrare appunto lo spettro in diretta. Quindi io vado a estrarre solo la parte luminosa e vedete lo spettro di Venere, che in realtà è grosso modo lo spettro del Sole, perché, come diceva prima Stefano, nella parte visibile il Venere è un buono specchio, diciamo, della nostra stella. Quindi vediamo le righe di assorbimento della nostra atmosfera, quindi dovute al vapore acqueo e all'ossigeno, e poi abbiamo le righe di assorbimento dell'idrogeno, del sodio, ancora idrogeno, e poi andiamo verso la parte blu dove troviamo l'assorbimento, le famose righe di assorbimento H e K del calcio. E questo, diciamo, è una cosa proprio non scientifica, solo per mostrarvi come è possibile estrarre così rapidamente lo spettro. Invece poi vi mostrerò appunto come viene processato lo spettro e come viene ottenuta appunto uno spettro di grande qualità che poi viene pubblicato appunto sulle riviste scientifiche. Paolo, scusa, puoi ritornare a ingrandire lo spettro? Sì. E se questo fosse, diciamo, il profilo
di un arcobaleno di Venere. La parte blu poco intensa sarebbe questa qui che sta indicando Paolo, via via il verde sarebbe più intenso, la giallo è dove stiamo adesso con il mouse, e infine per andare verso l'arancione il rosso. Nel rosso si va verso oltre l'infrarosso e l'intensità di Venere diminuisce, in realtà è l'intensità del riflesso del Sole. Nella parte che non possiamo in questo momento acquisire perché è nella parte infrarossa e bisognerebbe cambiare le impostazioni del telescopio, noi vedremo ulteriori bande come quella che sta mostrando Paolo, tipo questa qui, non associate alla nostra atmosfera, ma associate all'anidride carbonica che è presente su Venere. Quindi Paolo, adesso ci spostiamo sul computer, quello che ha fatto l'analisi dello spettro in precedenza. Sono sul tuo PC in questo momento. E qui vediamo appunto il confronto fra uno spettro di Venere e di una stella come il Sole, si chiama analogo solare. Noi facciamo ad esempio gli analoghi solari ogni volta che osserviamo corpi celesti del nostro sistema solare, quindi che sia un pianeta, ma può essere anche una cometa o un asteroide. È fondamentale fare anche una stella come il Sole, analogo solare, che si detta appunto, per poi toglierlo dalla cometa, dall'asteroide, dal pianeta, per poi ottenere lo spettro del corpo celeste che noi studiamo. E qui avete appunto l'identificazione di tutte le righe spettrali che si vedono nello spettro, questo per quanto riguarda appunto la luce visibile, però per provare le grandi differenze tra pianeta a pianeta è necessario andare nell'infrarosso, quindi uscire dall'atmosfera terrestre e riuscire a percepire quel tipo di luce che per noi è invisibile trovandosi oltre il rosso. E qui si vede la netta differenza, ad esempio, tra lo spettro della nostra atmosfera, qui in basso, dove appunto abbiamo visto anche prima in questa parte dello spettro visibile verso il rosso gli assorbimenti dell'ossigeno e del vapore acqueo. Nell'infrarosso la nostra atmosfera continua ad assorbire per ampie zone l'infrarosso, mentre lo spettro di Venere cambia completamente perché l'atmosfera di Venere è ricchissima appunto di CO2 e qui vedete appunto gli assorbimenti, quindi molto prima che arrivassero le prime sonde spaziali su Venere, gli astronomi sapevano già di cosa era fatta non solo l'atmosfera di Venere, ma ad esempio anche l'atmosfera di Marte. Quindi la grande potenzialità dello spettro è che possiamo carpire composizione chimica, temperatura e velocità immediatamente dalla luce. E questo è una necessità in quanto dallo spazio ci arriva solo la luce e da esso dobbiamo carpire il massimo delle informazioni. Benissimo Paolo, intanto salutiamo anche gli oltre 9.000 persone che ci hanno visto fino adesso. Ricordo che c'è una diretta anche su Twitter che sta conducendo il nostro ufficio comunicazione e lì oppure nei commenti del video che vedrete poi quando terminiamo potete scrivere tutte le vostre impressioni o le vostre domande. Quindi ora la osservazione termina qui, ritorno con la parola al professor Seno. Un attimo che ecco qui, il professor Seno è in linea. Grazie Gabriele. Allora, penso che questo esperimento sia funzionato abbastanza bene, insomma, ovviamente siamo abbastanza dilettanti ad operare i mezzi di comunicazione, ma penso che la bellezza di vedere la misurazione in diretta, anche se fatta molto velocemente, sia molto importante, sia molto interessante. Quindi noi stasera abbiamo condiviso col pubblico l'esperienza della ricerca astronomica, che è uno dei settori in cui è impegnato il nostro Dipartimento di Fisica e Astronomia. Adesso il nostro consiglio, se possibile, è che andiate alle vostre finestre e tornate a osservare Venere e aspettare il tramonto della Luna, delle Pleiadi, come scriveva Saffo. E mi piace concludere citando Marie Curie. Marie Curie che nel 1933
a un congresso a Madrid sull'avvenire della cultura organizzato da Paul Valéry diceva: io sono tra le persone che pensano che la scienza abbia una grande bellezza. Uno scienziato nel suo laboratorio non è solo un tecnico, è anche un bambino posto di fronte ai fenomeni naturali che lo impressionano come una fiaba. Con questa trasmissione abbiamo voluto condividere questa meraviglia infantile propria dello scienziato e questa bellezza insita nella scienza. Emozioni di cui in questo momento tutti sentiamo più che mai bisogno. Grazie e buona serata a tutti.